Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Toro o ascendente Toro o Luna o Venere in Toro. Andiamo a vedere quali saranno le energie per te nei prossimi giorni. Vi raccomando sempre di guardare anche il vostro segno zodiacale e ascendente che è uscito per te nel mese corrente in cui ci troviamo adesso, perché lì troverai anche il rituale della buona riuscita per la realizzazione del tuo obiettivo, del tuo sogno che hai in questo momento e come conseguirlo durante il mese. Questo che facciamo adesso invece è un video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Allora, vediamo quali sono le energie con le quali ti confronterai, Toro, nei prossimi giorni. Allora, mettiamo una, due, e tre. Allora, Toro, vediamo. La saggezza. Ascolta la tua voce interiore, lei sa cosa fare. Ci sono situazioni in questi prossimi giorni, in queste prossime ore, in cui la mente ti può dire di fare una cosa o di farne un'altra secondo un vantaggio o svantaggio. No. Quelli sono i miti sociali che segue la mente. Noi stiamo andando incontro invece alla via spirituale, che è la via della verità. Allora, la saggezza, ascolta la voce interiore. Devi sapere che quando tu mediti è Dio che ti sta parlando, il divino che ti parla. Quando tu preghi, sei tu che parli con il divino. E quindi è come se ti chiedessero di meditare, un po' di meditazioni, un po' di mantra. Trovi tutto nelle mie playlist meditazioni guidate e anche nel video Magia Pratica 11, prima e seconda parte, sui mantra, le formule psichiche, le formule magiche. Di usare la saggezza, ok? Vediamo ancora. La porta del cielo è una bellissima carta. Ti dice che devi superare una prova in questi giorni, però ne vale la pena, o ne vale la gioia, come direbbe una delle nostre sorelle. Ne vale veramente la pena, per intenderci, rispetto a questa cosa. La porta del cielo è un angelo armato alle porte del paradiso, e come per dire c'è la possibilità di andare incontro a qualcosa di bello, ma c'è una piccola prova da superare. Ok, poi andiamo a vedere. Wow, festa dell'opulenza, scelte e relative conseguenze. Superata questa prova tu vedrai un grande ottenimento. Mi dicono che sono giorni che seguendo la saggezza supererai una prova. La saggezza e non la mente, non le condizioni vantaggio, questo è meglio, questo è peggio, questo è brutto, questo è bello. No, la tua saggezza ti guida oltre la dualità, oltre il bello, brutto, meglio, peggio, vantaggio, svantaggio, per farti fare la scelta che vuole veramente la tua anima e farti godere. Scelte relative conseguenze, quindi qual è il senso? Qua hai l'opportunità di fare una scelta dettata o dalla mente o dall'anima, la saggezza. Se scegli l'anima, allora ne godrai pienamente. Vediamo di cosa si tratta. Allora, utilizziamo i nostri tarocconi giganti di Fabrizio Spadini e Laura Tuan. Vediamo. 8 di coppe. Infatti qua è come se qua c'è una situazione emozionale da cui ti stai allontanando. Vedo un cambio emozionale. 4 di denari.
5 di coppe, infatti qua mi stanno dicendo di una situazione da cui ti sei allontanata o allontanato a livello emozionale, c'è una chiusura dall'altra parte o c'è una chiusura in te stesso, in te stesso, puoi stare sperimentando in questo momento che guardi il video una sensazione un po' di tristezza rispetto a una situazione emozionale che cambia, che può essere stata generata per vari eventi o con una persona specifica. Qua è il momento di superare una prova, perché tutto ciò che ci accade è la proiezione del divino che vive in noi affinché noi superiamo le nostre paure e attaccamenti e andiamo incontro a una felicità più ardua, mi viene da dire. Sì, c'è una situazione di come se ti sentissi un po' così. E qua infatti c'è la giustizia. Forse non hai ricevuto giustizia in amore, non ti sei sentita trattata o trattato in modo giusto, però ti dico anche un'altra cosa, sai? Tutto ciò che accade è perfetto. Eraclito diceva per alcuni uomini alcune cose sono giuste, alcune cose sono sbagliate. Per il divino tutto è perfetto. Quindi questa giustizia divina entra nell'ambito della tua stesa per dire guarda che tutto quello che ti è successo, sta succedendo, è giusto, anche se magari può sembrarti un po' difficile o può esserti sembrato un po' difficile. È voluto dalla giustizia per equilibrare un certo karma. Allora il problema non è quello che ci accade, ma come ci approcciamo a ciò che ci accade. Ci approcciamo da vittime o da maghi? Allora, se ci approcciamo da vittime, ripeteremo la stessa cosa. Per fermare i venti del karma dobbiamo allearci con l'emozione della dea della tristezza, dell'abbandono. E quindi allearci cosa vuol dire? Ho fede in te. Provo una sensazione di tristezza, dolore, ho fede in te, ho fede in questo dolore, ho fede in questo Dio che mi è venuto a trovare. Platone diceva che gli dei devono essere riconosciuti dall'uomo, non tanto creduti, ma riconosciuti, affinché noi possiamo essere riconosciuti a nostra volta dagli dei e quindi averne il loro favore. Dobbiamo riconoscere che l'emozione della dolce tristezza, dolce malinconia, è un Dio e quindi affidarci al Dio in modo tale che il Dio ci riconosca e sia lei a noi. Ok, fammi vedere con gli altri tarocchi, le specifiche. 8 di coppe. Sì, 2 di coppe, c'è un allontanamento emozionale da qualcuno. 4 di denari. La carta bianca, in questo mazzo per me la carta bianca ha proprio a che fare con il riscrivere la storia. Hai la possibilità di riscrivere la storia partendo da te, 4 di denari, dalla tua... Cos'è per te stabilità? Hai la possibilità di riscrivere la storia. Carta bianca ti viene data. Vediamo, hai carta bianca su riscrivere la storia. 5 di coppe. Il 3 di denari. Ci può essere un po' di tristezza inerente a un'incapacità di costruire qualcosa con qualcuno o non aver costruito qualcosa con qualcuno. Non essersi riusciti a mettere d'accordo, oppure una questione riguardante una certa struttura che stavi creando con qualcuno. Ci può essere un po' di tristezza rispetto a questo. Ti dicono c'è una prova da superare rispetto a questo ed è quella di allearci con il Dio. Va bene? Vediamo cosa viene ancora. 2 altre carte. Gli amanti, infatti mi parla proprio d'amore. La regina di coppe. Ti dicono di avere un po' di pazienza perché ci si accorderà. Asso di denari. O ci si accorderà con questa persona sul profilo pratico e quindi anche lavorativo, o ci si accorderà sul profilo amoroso. Vediamo un po', fammi mettere direttamente le carte dell'amore. Cosa accade per te in amore nei prossimi giorni? Il 3 di denari è fare piani insieme, progetti insieme, un po' di pazienza ti dicono. Vediamo un po'. Amore, cosa succede per te nei prossimi giorni, Toro in amore? Sì, c'è un amore ritrovato qua. Amore ritrovato.
E questo è un amore costruttivo perché Penelope e Ulisse, c'è un amore ritrovato. Vediamo cosa ci raccontano. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del Toro in amore nei prossimi giorni? L'appeso, di situazioni che erano ferme, che sono ferme, 2 di bastoni, prendere delle decisioni, 4 di coppe, ti vedo qua demotivata o demotivato per una mancata progettualità, per una mancata annoiata o annoiato per una mancata progettualità. 9 di bastoni, aver dato, la perseveranza, un po' stanca. Cosa avviene dopo i 4 di coppe? 5 di bastoni, qua ci sono delle tensioni, incapacità di comprendersi con qualcuno. Però mi dicono amore ritrovato, non è nei prossimi 5-6 giorni, ti chiedono un po' di pazienza perché la scelta che farai è quella prova di cui avevano parlato, porta, cioè di sentire le tue emozioni, porta un regalo, un dono inaspettato, inaspettato per te che stai viaggiando su questa frequenza qui. Fammi mettere ancora su questo amore ritrovato 2 altre, 8 di bastoni e la papessa. Segui la tua saggezza perché le comunicazioni o quello che vuoi tu si sbloccherà in amore. Energia positiva in amore per te. L'imperatore energia positiva mi dice di... guarda, mi dicono che qua c'è un amore costruttivo per te, devi portare un po' di pazienza però mi dicono. Sì, un po' di pazienza perché questa situazione ti ha molto stancato, questo è il 10 di bastoni, scusami, qua c'è il 2 di bastoni. Ti ha molto stancato questa situazione di apatia o di situazione un po' di noia. Sull'imperatore energia positiva in amore. Re di bastoni, un po' di pazienza perché c'è questa persona che farà sforzo, impegno verso di te, portando portando stabilità e struttura, però non è adesso. Vedi, qua c'è il 9 di denari che mi parla di te che in questo momento è necessario che pensi a una certa struttura tua e le scelte che farai porteranno anche l'amore, però con un po' di pazienza, perché ricordiamoci l'amore ritrovato. Quindi però mi puntano l'attenzione su un cambio emozionale che ti permetterà, alleandoti con gli dei che ti vengono a trovare, di mettere la tua forza, le tue capacità sul piano materiale, festa dell'opulenza sul piano materiale e poi anche sul piano emozionale e relazionale, ok? Ok, vediamo un po' con i miei potenti oracoli lui-lei qual è la profondità di questo amore ritrovato, di questo messaggio. E per tutte le ragazze nuove, i ragazzi nuovi li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Vediamo. Sono sempre accanto a te, anche se una persona non la senti o non la percepisci come vorresti, è sempre accanto a te, ti sta dicendo. Se per baciarti dovessi poi andare all'inferno, lo farei. Così potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci. Questa è una persona che si dà conto del tuo valore, ok? Che ha un forte impeto nei tuoi confronti e si dà conto del grande valore che hai. Il nostro è un amore infinito, sembra che stia per finire, ma poi ricomincia sempre. E qua mi riparlano dell'amore ritrovato, quindi c'è una carta di separazione qui o di situazione un po' di non è proprio come la vorresti tu. Poi c'è uno slancio e poi un amore che riprende, che ricomincia. Può essere anche con una persona nuova, adesso ti ho descritto le situazioni, siamo a migliaia, però cosa ti dice l'amore in questo caso? Sembra che stia per finire ma poi ricomincia. Ed è un amore costruttivo, però la prova adesso da superare è allearsi con le emozioni per dare il tuo contributo di capacità e talenti prima nella materia, realizzando qualcosa che ti dà felicità e poi anche a livello relazionale. Va bene? Ok, ragazze mie e ragazzi, detto questo io concludo qui, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.